Ciao amici di YouTube, oggi siamo alle grotte di Frasassi, nelle Marche, e vi porterò nelle grotte. Siete pronti? Andiamo. Andiamo. Bene, abbiamo fatto i biglietti, adesso siamo pronti a salire con la navetta che ci porterà all'entrata. La visita guidata alle grotte è consentita attraverso la scelta di due percorsi. Il primo è il percorso turistico, una passeggiata di circa 1 ora e 15 minuti accessibile a tutti. L'abbigliamento consigliato è di scarpe comode e felpa, anche durante i mesi estivi. Questi portoni servono per preservare il microclima interno alle grotte, pari a 14 gradi centigradi costanti tutto l'anno con umidità prossima al 100%. Il secondo è il percorso avventura. Consente a chiunque di visitare la grotta in zone sprovviste di camminamenti e luci artificiali. Ci si potrà addentrare tra cunicoli, strettoie e scivoli, calarsi nelle vesti dello speleologo ed ammirare le bellezze più nascoste della grotta, muniti di tuta, casco e stivali forniti dal consorzio Frasassi, accompagnati da 2 guide speleologiche. Noi abbiamo scelto quello turistico, che prevede la visita della grotta del Grande Vento. In realtà le grotte di Frasassi sono più di una e si sviluppano su più livelli. La grotta del Grande Vento si divide in 5 sale, riportate in ordine di percorrenza. Prima sala, Sala Abisso Ancona. L'Abisso Ancona è la prima parte della grotta apparsa ai suoi scopritori. È un'enorme cavità, forse tra le più grandi in Europa e nel mondo, che è lunga 180 metri, larga 120 e alta 200. Al centro della sala domina l'imponente gruppo di stalagmiti millenarie denominate i Giganti. Il loro diametro va da 2 a 5 metri e la loro altezza da 1,5 a 20 metri. Osservando la cupola della sala è possibile vedere l'apertura naturale attraverso la quale il 29 settembre 1971 i primi speleologi si sono calati all'interno del complesso ipogeo. In questa sala si possono notare anche altre concrezioni dall'aspetto particolare, a cui gli speleologi hanno assegnato dei nomi. Tra questi ricordiamo Angelo del Paradiso, Fetta di Pancetta, Diavolo con la Candela, Castello della Fatina. Le stalattiti, le stalagmiti, le colate calcetiche ed i laghetti cristallizzati, che rappresentano la componente più bella delle grotte, sono l'espressione finale del lungo lavoro svolto dall'acqua piovana sulla roccia. Infatti, se i calcari sono fessurati, l'acqua piovana che penetra attraverso la superficie del terreno circola all'interno delle rocce, seguendone le fessure, trasforma il carbonato di calcio della roccia in bicarbonato di calcio, il quale è solubile. Questo avviene perché nell'acqua è sempre presente una certa quantità di CO2. All'interno della grotta il processo chimico tende ad invertirsi. Il continuo stillicidio causa l'accessione dell'anidride carbonica dall'acqua all'aria. Ceduta la CO2, il bicarbonato diviene insolubile e si deposita producendo splendide concrezioni. Goccia dopo goccia, in un processo chiamato stillicidio, si realizzano così le stalattiti, che sono le concrezioni che si sviluppano verso il basso. La loro crescita è di circa 2 mm ogni 10 anni. Le stalagmiti invece si accrescono in altezza dal pavimento delle cavità carsiche verso l'alto e si formano attraverso l'accumulo del carbonato di calcio contenuto nelle gocce d'acqua che cadono al suolo. Spesso accade che stalattiti e stalagmiti si fondano realizzando a ornamento delle cavità ospitanti spettacolari strutture colonnari. Queste concrezioni si formano negli ambienti carsici, soprattutto in grotte e in altri ambienti sotterranei, e le loro forme ardite e bizzarre rivaleggiano con le opere in marmo degli scultori. Altro particolare che colpisce l'attenzione del visitatore è la cascata del Niagara, una colata bianchissima di calcite allo stato puro, anch'essa di notevoli dimensioni. Seconda sala, Sala 200. Il nome dell'ambiente è riferito alla sua lunghezza, la cui estensione misura circa 200 metri.
All'inizio ci sono due concrezioni tendenti al colore rossastro. Una di queste si è formata su una roccia precipitata dalla volta ed è formata da tante stalagmiti simili a guglie, tra le quali una ha raggiunto nella crescita una stalattite del soffitto, formando la colonna. Questo gruppo di concrezioni è stato chiamato Castello Rosso o Castello delle Streghe. Le altre concrezioni più famose di questa sala sono la Strega e il Cammello e il Dromedario. Sulla volta si può osservare una minuscola stalattite, che in realtà è lunga 7,40 metri ed è stata chiamata la spada di Damocle. Questo effetto ottico è molto comune nelle grotte perché non si riescono a percepire le dimensioni reali di ciò che si osserva. Guardando in alto si possono vedere altre due concrezioni, il pastore con la pecorella e Babbo Natale. Terza sala, Sala delle Candeline. Questa sala è chiamata anche Grand Canyon per il fatto che si attraversano dei crepacci in fondo ai quali si trovano cavità completamente allagate perché raggiungono la faida freatica, vale a dire lo stesso livello del fiume Sentino, che si snoda all'esterno lungo la gola di Frasassi. Qui troviamo le canne d'organo, un gruppo di stalattiti parallele che sembrano formare un organo e che danno suoni diversi se colpite delicatamente. La Sala Candeline, numerose esili stalagmiti ai bordi di un laghetto che danno il nome alla sala. In occasione del Natale 2020 Andrea Bocelli ha cantato qui Silent Night. Vi consiglio di vedere il video sempre su YouTube. Quarta sala, Sala dell'Orsa. Questa sala presenta imponenti esempi di pozzi con livelli base, cioè le condotte forzate verticali attraverso le quali risalivano le acque sulfuree. Quinta e ultima sala, Sala Infinito. Questo nome è dovuto al fatto che la sala ha un camminamento circolare, con ambienti molto simili tra loro che facevano perdere l'orientamento ai primi speleologi. Abbiamo concluso il nostro tour alle grotte di Frasassi, è durato circa un'oretta con visita guidata. Con il biglietto d'ingresso potete visitare anche altri due musei che sono molto vicini alle grotte, di cui uno è visitabile utilizzando sempre la stessa navetta. Riguardo al pranzo, quando siamo arrivati al parcheggio ci hanno affiancato due signori proponendoci dei menù dei loro ristoranti, però noi ci eravamo già portati i panini e quindi mangeremo al sacco. Altrimenti ci sono vari baracchini con prodotti tipici come porchetta, cresce, tartufo e il veleno Borgia, un liquore la cui ricetta è risalente al 1502. Ci sono altre tre attività che potete fare qui a Frasassi. Una è fare le camminate lungo il fiume, la seconda è andare al parco avventura e la terza è andare alle terme di Frasassi. E con questo bellissimo panorama Join Rimini vi saluta e vi aspetta ai suoi prossimi video. Ciao da Join Rimini!